Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, andiamo a fare le consuete previsioni energetiche settimanali del nostro divino maschile e il nostro divino femminile, rispettivamente consacrati il nostro lui e la nostra lei. Sono energie archetipiche delle nostre divinità interne che dettano appunto i dettami su come costruire il nuovo tempo. L'energia è quella, poi a seconda del livello di coscienza ognuno fa il massimo che può a partire dal livello di coscienza. Quindi questo video lo possono guardare tutti, lo dico soprattutto per le ragazze nuove, perché sono proprio le energie generali che coesistono adesso nel nostro ambiente, nel nostro territorio nazionale, mondiale. È proprio la volontà del Cristo che si fa presente, la luce che incombe sull'oscurità, e grazie al nostro lavoro su noi stessi, affinando le armi del nostro spirito, siamo presenti a noi stessi seguendo i dettami del nostro divino maschile e divino femminile, ossia ricezione divino femminile del mondo, compassione, empatia, fermezza e azione di tali modelli che ci detta il nostro archetipo femminile, ossia l'energia femminile che divampa. Che cos'è l'energia femminile che divampa? È la compassione, l'amore, è il risveglio spirituale. È il risveglio spirituale che pone l'accento sulla presa di coscienza dei soprusi del maschile fino a questo momento, fatti dalla storia dell'umanità. E quindi, ragazze mie e ragazzi miei, siamo nel momento del Kali Yuga, ossia stiamo assistendo alla fine del vecchio mondo. Ed è sulla base di una coscienza nuova e risvegliata che si crea il nuovo mondo. Il male è al servizio del bene e viceversa. Sono concetti molto sottili, ma si devono tenere ben assodati dentro di noi affinché possiamo ergerci al di sopra delle parti e costruire il nuovo mondo. Perché grazie al fatto che l'evoluzione, la luce sta accelerando, non fa sconti, viene fuori tutto il marcio, viene fuori tutto lo scempio che prima era tenuto sotto banco. Coloro che, questo ve l'ho già detto in un altro lui-lei, rivestono posizioni di poteri forti e manifestano nella 3D quello che tra virgolette chiamiamo male, fanno accelerare il risveglio della coscienza, fanno accelerare il risveglio dei popoli. E quello che prima si poteva fare in anni e anni, con tempi molto dilatati, adesso è un impatto epocale. Siamo quindi davanti a questo cambiamento radicale della società, un cambio totale di paradigma, un cambiamento nel modo di concepire la vita grazie a questo risveglio epocale che l'oscurità ha innescato in ogni persona. Adesso tutto ciò che facciamo quotidianamente, tutto ciò che pensiamo deve essere proiettato al nuovo paradigma. Il mondo lo state creando voi adesso, il nuovo paradigma lo dovete creare adesso, perché lo specchio della realtà fuori non è altro che la proiezione delle realtà interne. E quello che i governi, i sistemi che abbiamo avuto fino adesso erano lo specchio delle paure di un popolo, di popolazioni soggiogate dalla paura, che avevano delegato all'esterno il potere dell'essere umano. Quindi è completamente tutto nuovo, è un paradigma scevro da ogni tipo di passato destabilizzante. Adesso ogni vostro pensiero, emozione ed azione deve essere pregno della vostra totale presenza, ossia pregno del vostro essere coscienti di essere divinità incarnate. È chiaro, no? I cambiamenti che avverranno sono radicali
e ognuno li adatterà pian piano al suo livello di coscienza. Si modelleranno secondo il grado di coscienza di ognuno di voi. Un po' come il mito della caverna di Platone, no? In cui chi è uscito dall'oscurità della caverna si abituerà pian piano alla luce. Ci stiamo stabilizzando in questa nuova energia. Adesso è richiesto di guardare avanti, avanti, con misura e saggezza, finché il nuovo non si stabilizzerà completamente dentro di noi. Come affrontare questi tempi? Ve lo dico sempre. Allora, non delegate più a nessuno, niente. Siete voi la divinità incarnata, è chiaro, no? Ci hanno spogliati di tutto, tutto. E a che cosa ha portato questo? A renderci autentici, essenziali, ci hanno reso all'essenziale, togliendoci proprio quello che non ci serviva. Ce l'hanno servito loro su un piatto d'argento. E quindi adesso, ad agire è la nostra essenza pura e pulita, quindi è micidiale, con una passione, una forza inarrestabile. E allora adesso facciamo, ingegnarsi a formare strutture, nuove realtà sociali dove le parole chiave sono umanesimo, coesione, fratellanza, inviolabilità dei sacri diritti dell'uomo che il Creatore ci ha dato. E adesso non dobbiamo avere la presunzione di voler cambiare gli altri, ok? Quello non è un gesto d'amore. Non è un gesto d'amore voler cambiare gli altri. Ognuno ha il suo percorso. Ognuno ha il grado di coscienza necessario a fare quello che deve fare. Parliamo di anime bambine, come di anime adolescenti, come di anime adulte. Quelle anime adulte sono qui adesso, i pionieri del nuovo tempo. Quindi fare un gesto d'amore non è voler cambiare gli altri, è comprendere che ognuno ha il suo percorso e adesso l'unico gesto d'amore è mostrare agli altri delle strade alternative che possono esistere e a far vedere che potrebbero essere meglio, certamente. Ma l'energia adesso deve essere proiettata alla costruzione di queste strade alternative, non più andare... non più la lamentela. Basta, adesso tutte le nostre energie non devono essere disperse nel lamento, nella protesta, ma creare delle alternative sociali e valide di vita che sono le terre del nuovo mondo. Non distraetevi adesso, ripeto, non distraetevi, ma fate, perché tutto il sistema, e abbiamo capito, è proiettato all'ipnosi, a distrarre l'attenzione, piuttosto che far costruire queste nuove realtà alternative. Dovete adesso mettere in scena quello che sapete fare, praticamente non lasciatevi distrarre. Tutto al servizio della luce, ergetevi al di sopra delle parti. Questi ultimi 2 anni ci sono serviti a forgiare le armi del nostro spirito. Siamo invincibili, incorruttibili. Preghiamo per i nostri fratelli, ma facciamo, ok? Perché per i nostri fratelli dobbiamo fare, ok? Quindi, nelle energie che noi leggiamo del nostro lui-lei, leggiamo proprio quello che a livello energetico accade, e poi ognuno in base al livello di coscienza fa, ok? Quindi, ragazze mie, ci apprestiamo proprio a rinascere in questa primavera. Guardate, permettetemi il termine, più cazzute che mai, proprio nel senso... a godere, alzare queste frequenze, costruire per tutti i nostri fratelli, ok?
Ci sono sempre state centinaia di guerre nel mondo, centinaia di guerre. Fate attenzione a dove vogliono portarvi l'attenzione. Noi dobbiamo pregare e costruire il futuro anche per tutti i nostri fratelli che sono stati in guerra e che sono in guerra. Dobbiamo costruire il nostro futuro, perché vale per loro, per tutte le anime che se ne sono andate, per tutte le anime che hanno lottato per la libertà, per tutte le anime, per i nostri nonni, per i nostri antenati e per le anime che adesso lottano per la libertà. Noi dobbiamo dare le fondamenta, dobbiamo costruire. È chiaro, no? Ok, allora, ragazze mie, io sono eternamente, immensamente grata di tutto quello che mi state scrivendo, le mail le sto leggendo pian piano, le nuove, cioè le nuove, ancora leggo quelle di metà gennaio, ragazze mie, quindi ho ripreso una o due consulenze di quelle di gennaio. Quindi sono tantissime, ho letto tante mail di supporto del canale della luce e della consapevolezza, so quante di voi stanno lavorando proprio a quello che ho detto adesso in questo preambolo, alla costruzione. Io vi sono vicina a tutte e a tutti quelli che stanno costruendo il nuovo mondo, che non si lasciano distrarre, ma che sono proiettate proprio al fare, al fare. Come vi ho detto anche nell'altro lui lei, fate che le vostre preghiere abbiano un'azione. Lasciate che le vostre preghiere, la parola di Dio, del Creatore che vige dentro di voi, abbia una sostanza nella 3D. Ok? Fatelo con piccoli gesti, quello che sapete fare, anche portare un dolce a qualcuno è un gesto di grazia, d'amore, ma io parlo anche qui di costruire queste nuove realtà, senza perderci in chiacchiere. Ok? Ok, quindi ragazze mie, con forza e con determinazione, ecco, mi sono infervorata. Sì, perché voi ragazzi, voi non sapete, cioè nel senso voi vedete i miei video durante la settimana, io tutta la settimana sto veramente con un fuoco dentro, che ho a che fare miliardi di cose nella creazione di questa nuova etappa dell'oro. Quindi, ok, detto questo, partiamo subito. Quindi, allora, mo da dove partiamo di solito? Ecco, mi sono già... Ecco qua, partiamo da qua. Allora, quindi, questa è, per le ragazze nuove, il video delle fiamme gemelle. Le fiamme gemelle coesistono all'interno di noi. Quando l'unione di fiamma si compie all'interno di noi, totalmente, si manifesta anche fuori con la predisposizione anche della materializzazione della fiamma in carne ed ossa. Per chi ce l'ha già la fiamma può lavorare ottimamente su se stessa o su se stesso attraverso le dinamiche che può innescare l'intuizione da questo video, ok? E lavorare su se stesso, perché l'altro fuori non è altro che un tuo riflesso. Quello che non ti piace dell'altro, quello che ti fa male dell'altro è una zona tua in ombra, non esiste l'altro fuori. L'altro fuori recita il copione che la tua anima gli dà e viceversa. Ok, quindi tante fiamme si sono riunite, lo so, di per certo, me l'avete scritto, lo vedo anche intorno a me, questa cosa è meravigliosa proprio per la costruzione di questo nuovo tempo. Ma si sono riunite perché si sono riunite dentro di loro, ok, come sapete già. Poi ragazze mie vi ho fatto anche, sto finendo di preparare un video su come lavorare attraverso l'altro, all'interazione con l'altro, alla persona specifica, perché prima di manifestare la persona che vogliamo, noi dobbiamo lavorare sulle zone d'ombra. Non esiste una manifestazione se si hanno delle resistenze all'interno con le zone d'ombra, ok? Quindi vi sto preparando un video apposta per questo. Ok, allora andiamo a vedere, tu stai riprendendo, sì, ecco. Andiamo a vedere subito, abbiamo visto la settimana scorsa le possibilità per un nuovo mondo, si era pronti a creare questo nuovo mondo e quindi per creare il nuovo mondo deve venire a galla tutto il marcio del vecchio, perché le fondamenta devono essere pulite e mi riferisco anche a quello che sta accadendo oggi, quindi, ok. Allora, abbiamo visto che siamo benedetti in tutto questo. Adesso andiamo a vedere il nostro lui e la nostra lei. Lui,
Vediamo il nostro ragazzone che fa oggi, lei. Vediamo un po'. Ovviamente, come ben sapete, ormai tutte le mie ragazze e i miei ragazzi, questo è la nostra azione nel mondo, guidata dall'intuito, e quindi ciò che intuiamo è ciò che andiamo a manifestare. Per semplificare il lavoro su se stessi, questo è la nostra persona specifica, questo siamo noi. Per semplificare, noi spesso possiamo rientrare in questa energia qui di più, e la nostra persona del cuore più nello yin, ok? Mi è successo tantissime volte di rientrare totalmente nello yang, io personalmente, e lo yin, la mia persona specifica, ok? Ok, anche su questo poi vi farò un libro. Tante cose vi devo dire, ragazzi, tanti miracoli proprio di testimonianze reali di me medesima, ecco, ci vuole un libro proprio per me, un libro. Allora, vediamo un po'. No, ecco, ora ci mettiamo Sefirion qua. Allora. E poi il Sefirion al centro. Abbiamo visto questa settimana, eravamo piene di segni e sincronicità. A me mi arrivavano pure le piume dentro casa. Nella serie, Francesca, guarda! Sì, sì, ho capito. Quindi c'ho proprio le piume dentro casa. Allora, che ci mettiamo altro? Sì, ecco l'arcano maggiore. E poi mettiamo l'angelo. Qual è l'archetipo? Qual è l'angelo che domina questa stesa e quindi come attitudine energetica archetipica? Qual è l'angelo che domina la coesione fra entrambi gli aspetti lui-lei, archetipici divino maschile e divino femminile? Allora, la porta? Sì, aspetta. Qual è la porta? La settimana scorsa avevamo la porta dell'orizzonte, fortissima. Vediamo questa settimana quale porta si apre. Allora, ragazze mie, connettetevi col vostro Santissimo Angelo Custode affinché vi arrivino le informazioni funzionali al vostro percorso di vita in questa settimana per manifestare la versione migliore di voi stesse e di voi stessi, ok? Allora, andiamo a vedere, tu riprendi, no? Ok. Andiamo a vedere il nostro lui come sta, le nostre azioni nel mondo. Spingersi al limite, salto di fede, rischio. Appunto, settimana scorsa era pronti a fare cosa? Beh, allora, il nostro lui si spingerà al limite di un'azione, farà un'azione improvvisa, qualcosa di rischioso, qualcosa che non può più farne a meno, cioè qualcosa che viene spinto proprio dall'istinto a fare, qualcosa di limite, farà un'azione al limite, ok? Andiamo a vedere poi di che si tratta.
rispetto al fatto che ha rallentato molto. Qua abbiamo un rallentare, che è la carta di un cavaliere di denari con gli Oshozene, che ci dice, come sono due carte in dissonanza, no? Quindi ci può dire che cosa? Che avendo guardato tutto da lontano con la carta del Cavaliere di Denari, rallentando magari per tanto tempo, per avere una visione d'insieme, avevamo le possibilità la settimana scorsa, se ci ricordiamo bene, no? Quindi avendo valutato le possibilità da lontano, avendo rallentato, qua c'è un gesto spingersi al limite. Ok? Quindi il Cavaliere di Denari che cos'è? Il Cavaliere di Denari è colui che è serio, stabile, concreto e prima di fare un'azione valuta le varie possibilità, come la settimana scorsa abbiamo visto, prima di fare un gesto limite. Ok, andiamo a vedere qual è il Sefirion che guida le sue azioni. L'iniziazione, ragazze. Ok, si è iniziato. Ti sei iniziato? Bravo. E mo' che vuoi fare? Ok. Ragazze, lui facendo un gesto limite dopo tanto tempo compie un'iniziazione verso se stesso. Cos'è l'iniziazione? Cos'è l'iniziato? Iniziato ai segreti della grande magia, no? È colui che compie un gesto rischioso, perché l'iniziazione è qualcosa che ha a che fare proprio con un superamento di se stessi, la prova che denota l'aver superato se stessi. Ok? Questa è l'iniziazione, la prova a cui tu ti spingi al limite proprio per vagliare il fatto che hai superato te stesso e sei pronto alla grande conoscenza esoterica, come si fa alle grandi scuole di magia, si faceva alle grandi scuole di magia. Quindi l'iniziazione è proprio il passo che viene compiuto affinché si renda palese l'integrazione dei grandi segreti, l'integrazione di una consapevolezza maggiore e quindi si è pronti ad essere dei maestri. Ok, quindi questo si spinge al limite dopo aver guardato con un'offerta concreta, comunque sia proprio perché sa che cosa sta facendo, questo è il senso, non lo fa questo salto di fede così, perché sa quello che sta facendo, affinché lui abbia la percezione di essere maestro di se stesso, ok? Cioè faccio qualcosa che mi conferma quello che so, ok? Ok. Vediamo qua lei. Flessibilità. A lei è richiesta una certa dose di contorsionismo, diciamo. Quindi lei ascolterà anche l'altro, è molto compassionevole, sa che le sue opinioni sono anche le opinioni dell'altro, se l'altro le rimanda delle opinioni che a lei non sono piaciute in passato, capisce che l'altro è sempre se stessa e quindi si rende flessibile perché lei impara grazie all'altro, quindi lei si muoverà con flessibilità, laddove vede un ostacolo lei lo agirà, si dice così? Comunque, laddove lei può vedere un ostacolo in questa settimana, si renderà flessibile, ok? Proprio perché sa che nel marasma di situazioni del fuoco che c'è in questo momento storico, la strada è la flessibilità, proprio perché è un momento di transizione in cui nulla è definito e sa che per muoversi adeguatamente seguendo i suoi ideali deve rendersi flessibile. Ok, andiamo a vedere qui. Repressione, questo significa che c'è qualcosa che sta per scoppiare, ecco perché lei si rende flessibile, probabilmente prima di fare anche lei un gesto, un spingersi al limite su qualcosa. Qua c'è sul divino femminile qualcosa che sta vedendo la luce, che sta per sgretolare completamente le pareti. Ok? E che poi magari per molte di lei questa flessibilità già lo sono state per tanto tempo, ok? Qua sta per scoppiare qualcosa, qua c'è un muro che si sta per sgretolare, beh è quello che sta avvenendo a livello proprio nazionale, mondiale, no? Che il divino femminile cos'è? L'accoglienza, la ricettività, la fratellanza, la compassione, l'amore incondizionato, tutto questo sta per scoppiare rispetto alle rigidità del sistema vecchio, ok? Ok. Vediamo con che attitudine il Sefirion deve fare il vuoto. Deve fare il vuoto, dal vuoto il tutto si dice, no? Dal vuoto il tutto. Soltanto se si fa il vuoto dalle vecchie sovrastrutture interne del vecchio mondo si auspica il tutto, perché una donna che è incinta non può essere ingravidata di nuovo. Questo è un esempio che mi piaceva una mia grandissima amica terapeuta. Cioè, quando tu hai già dentro qualcosa, non puoi ingravidare di nuovi semi, quindi si deve fare il vuoto affinché i nuovi semi possano essere instillati. Quindi, allora, io qua prendo le altre carte e poi ti dico cos'è che li lega, vediamo.
Questa era già uscita qualche parte. L'ombra protegge, esplorazione profonda e interiore. Allora, ragazzi miei, qua sta avvenendo qualcosa. In questa settimana l'ombra protegge, esplorazione profonda e interiore. Allora, ciò che lega energia maschile e energia femminile in questa settimana è qualcosa che verrà fuori adesso, tra un paio di settimane massimo, perché l'ombra protegge l'esplorazione profonda e interiore. Che cosa vuol dire? Che qua è così, si pensa di fare un qualcosa che denoti l'avvenuta integrazione del nuovo mondo, del nuovo tempo, della nuova maestria, ok? A livello intuitivo noi stiamo facendo il vuoto affinché tutto ciò che è represso possa uscire dentro di noi, renderci flessibili in questo esatto momento affinché noi possiamo covare bene il nostro ovetto. Questo mi sta arrivando, ok? Cos'è che lega entrambi? Si sta facendo un'esplorazione interiore affinché noi possiamo andare a fare all'esterno dei passi proprio che vanno a suggellare l'avvenuta integrazione del divino femminile nel sistema. Ok, vediamo qua, poi vi spiego lui lei. Infatti c'è la forza, domare gli istinti più bassi affinché con tutta la forza, con la flessibilità, si possa andare dritti al proprio obiettivo senza vacillare nonostante il sistema. È quello che ti vuole proporre. Qual è l'angelo? Viaggio nel tempo, pulisce il karma, appunto. Angelo Veuya, che significa scudo spirituale protettivo. Allora già vi dico una cosa, in questa settimana, questo a livello proprio archetipico delle nostre energie interne, cosa sta succedendo? Qua si sta vagliando una pulizia interiore definitiva, nonostante quello che il sistema ci vuole proporre. Noi stiamo facendo un vuoto interiore affinché possiamo avere sempre più intuizioni dall'alto, dal nostro sé superiore, dal creatore che ci guida, affinché questa repressione interna possa esplodere a nuova luce, possiamo prendere tutti i dettami dal cielo, ci rendiamo flessibili rispetto alla realtà intorno per covare bene quello che abbiamo all'interno, perché noi all'esterno vogliamo andare a manifestare, magari con discernimento o adesso tra un paio di settimane, vogliamo andare a fare delle cose che sono al limite della nostra, che non ci siamo mai permessi di fare, è un rischio che andiamo a compiere, no? Perché noi nell'atto pratico vogliamo vedere che vogliamo renderci capaci che ciò che andiamo a fare è proprio un atto di iniziazione, siamo i maestri e quindi noi coviamo dentro tutto questo con la forza. Con la forza perché? Perché dominiamo gli istinti più bassi che ci possono essere sollecitati dal sistema attraverso l'ipnosi generale, ok? Non a caso abbiamo pulizia del karma, laddove noi possiamo essere toccati ancora leggermente, soprattutto risvegliati da egregore negative, allora tu vai a ripulire, l'ombra protegge qua, no? Elaborazione profonda, capisci che tutte le paure esterne sono paure tue inconsce, laddove tu pulisci il tuo karma interno non hai più paura e niente dall'esterno ti può più toccare. Quindi Angelo Veulia ti dice scudo spirituale protettivo, cioè c'è proprio Veulia ti protegge per farti covare bene questo vetto, ok? Questo è proprio rispetto a quello che andremo a fare in questa settimana, sarà proprio un vuoto, laddove c'è vuoto c'è il tutto. Vediamo la porta. La porta del giardino, meravigliosa. Allora qui avremo l'incontro in questa settimana con persone che viaggiano tutta la nostra stessa frequenza, che stanno facendo la stessa cosa che stiamo facendo noi. La porta del giardino ci dice che dopo tanto peregrinare emotivo apriamo un cancello pieno di persone, di gente, di notizie inattese, qualcosa di meraviglioso. È un transito meraviglioso dove noi ci accingiamo a condividere la nostra essenza con persone che viaggiano sulla nostra stessa frequenza, che hanno attraversato gli stessi drammi interiori e vogliono fare le stesse cose a cui siamo predisposti a fare noi, ossia fare proprio non più il viaggio iniziatico interiore, noi interiormente facciamo il vuoto, ma piuttosto a validare la nostra iniziazione facendo cose pratiche che prima non ci saremmo mai permesse di fare, per il nuovo tempo, per il nuovo mondo. Ora, ragazze mie, questo per quanto riguarda proprio a livello energie nostre interne. Cosa sta succedendo qua rispetto andiamo a lavorare su lui e lei? Cosa sta succedendo a lui? Questa persona ha intenzione, parliamo della tua persona specifica o comunque sia la tua fiamma, andiamo a convalidare questa cosa qui, cioè con una persona specifica. Allora, che cosa sta succedendo? Questa persona ha la necessità di fare un gesto rischioso dopo tanto tempo affinché faccia un salto iniziatico nell'amore, ok? Con forza e spinto ad andare incontro a quello che sente il suo cuore,
a discapito di tutto quello che si è raccontato fino adesso. Questo porta all'esplorazione profonda e interiore, sia che lui faccia un gesto e possa palesare questa cosa nuova dentro se stesso, sia che lo faccia nella primavera, più inoltrata, perché l'esplorazione interiore lo porta a capire che deve fare un gesto che è proprio conforme al fatto che ha scelto il vero amore, ossia un amore incondizionato. Abbiamo la forza che ci dà la capacità di superare qualsiasi tipo di difficoltà, tutte quelle difficoltà che sono soltanto ombre interne. Qua abbiamo uno scudo spirituale protettivo che protegge le sue azioni. Con la porta 32 del giardino ci dice che noi riceviamo i segnali anche da persone e circostanze esterne che ci parlano della necessità di fare questo salto. Ok? Adesso che succede qua? La flessibilità. Lei sta in un momento in cui è richiesto di essere flessibile prima di rivelare qualcosa. Ok? Perché ti dico prima di rivelare qualcosa? Perché qui si sta facendo il vuoto, quindi è come se prima di rivelare qualcosa, affinché sia la vera purezza dell'essere a rivelare quella cosa, bisogna fare pulizia interiore di tutte le ombre che hai dentro. Magari potresti dire qualcosa che non è conforme ai tuoi veri sentimenti del cuore, ripetere un'altra volta un ciclo, no. Qua viene fatta una pulizia interiore necessaria affinché si possa poi esprimere ciò che è tenuto represso, ma si possa esprimere in modo adeguato e quindi si possa esprimere in modo da non colpevolizzare l'altro, perché l'altro sei tu, ecco perché è flessibile. Ok? Quindi a lei è richiesta flessibilità affinché possa comunicare a se stessa e all'altro delle cose pulite, ok? Che non siano ancora viziate da un po' di ombra, ok? Ok. Non a caso le stiamo pulendo il karma, la porta e il giardino sono, grazie al fatto che tu fai questo lavoro interiore, hai delle bellissime notizie in arrivo. Vi leggo subito la porta del giardino, la numero 32, che dice... Allora, che dice? Allora, parole chiave, persone positive, amici, vita sociale, contatti, viaggi, creatività, realizzazione interiore, risultati insperati. Quando arriva questa carta significa che si è giunti al termine di una fase buia e sta per entrare in un periodo molto positivo della vita, ricco di gioia e soddisfazioni. Questo momento sarà caratterizzato da una più assidua frequentazione di vecchi amici, ma anche da nuove conoscenze che porteranno una ventata di aria fresca e nuovi stimoli. Questa carta preannuncia grandi soddisfazioni sul piano interiore, che vi ho detto. Sarà un periodo di ispirazione in cui il consultante potrebbe decidere di intraprendere viaggi a lungo rimandati, nuovi studi o percorsi artistici e formativi che non aveva mai considerato prima. Questo salto di fede, questa cosa nelle azioni nostre, è quello che dice qua questa carta, fare qualcosa che non ci siamo mai permesse prima perché dovevamo fare prima il vuoto dentro noi stesse. Ok? Allora, si tratta quindi di un periodo ricco di novità molto positive, pieno di iniziative coraggiose. Guarda ragazzi, poi mi dite, iniziative coraggiose. Mo abbiamo detto qua iniziative coraggiose, ok. Che daranno risultati ottimi, anche insperati, sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Il consiglio della carta è non aspettare per fare ciò che ti piace. Il tempo giusto per la felicità è adesso. Adesso stiamo creando il nuovo mondo, adesso alzando le frequenze, facendo ciò che ci piace veramente, ciò che ci pone al servizio dell'umanità, ciò che ci pone al servizio del nuovo mondo, che è la soddisfazione più grande che l'essere umano può avere. Ok? Wow! Tu stai riprendendo? Sì. Adesso, quindi, detto ciò, andiamo a vedere un po' di cosa parla tutto questo. Vediamo un po'. Allora, andiamo a vedere, allora battiamo, cosa accade? Vediamo un po'. Aspetta, ecco qua, mi stavo uscendo, 6 di bastoni. Già successo, vittoria, vabbè, al nostro lui in questa settimana, vittoria in cosa? Successo in cosa? Paggio di bastoni, di spade, cosa accade al nostro lui?
7 di bastoni, 6, 7, un'altra carta, cosa accade? Ah, abbiamo un cavaliere di coppe qua, eh? Wow, paggio di coppe, sì. Allora io vi dico già una cosa ragazzi, qua c'è un paggio di coppe e un cavaliere di coppe. Molti dei vostri lui, sì, vogliono avere successo nel chiedere scusa, nell'aprire il cuore dopo l'allontanamento o la distanza. Vaglieranno bene le cose, cercheranno di guardare da lontano per capire come state, cosa state facendo. Il 7 di bastoni ci parla anche della voglia di allontanarsi da tutte le energie che non fanno parte delle vicissitudini del cuore. Quindi qua andiamo con dei lui specifici, abbiamo un paggio di coppe fondomazzo che parla di un gesto, delle scuse, un'apertura di cuore molto onesta, no? Il paggio di coppe. Poi che te lo dico a fare? C'è il cavaliere di coppe, colui che proprio apre il cuore e vuole avere successo nel riconquistare una donna specifica. Successo, mi apre la prima frase con il 6 di bastoni. Questa persona vuole avere successo nel riconquistare una donna specifica. Forse tu tieni le distanze rispetto a lui, un po' ti sei isolata. Il senso qual è? È che questa persona prima di farlo magari farà delle ricerche prima di farlo, o ti ispirerà sui social per capire come, soprattutto se non vi vedete da tanto tempo, te l'ho detto qua, molti di lui fanno questo salto di fede, spingersi al limite a questo matto, proprio perché non lo fanno da tanto tempo e vogliono vedere un po' la situazione com'è. Quindi qua ci sono delle scuse, qua mi sto uscendo un 6 di spade, pure appunto anche uno spostamento, un viaggio, come diceva questa carta, verso una lei specifica, perché vuole chiedere scusa e avere successo in questo. Proprio sono chiarissime le carte. Il 7 di bastoni, scusami, ti dice che si è meditato tanto, ok? Si protegge il frutto delle proprie fatiche e ci si allontana da tutto ciò che non ha più a che fare con la frequenza del cuore. Eccole qua, ok? Bravo, bravo, ti stai redimendo, bravo, ecco. Allora, vediamo un po' di cosa mi parla questo 6 di bastoni, questo successo che vuole avere lui. Sì, qua ci sono carte di riconciliazione, c'è un 3 di coppe, successo della riconciliazione, 3 di coppe, regina di spade con una donna che ha ferito. Quindi anche chiedere scusa se ci sono state altre donne, ok? Il successo della riconciliazione del 3 di coppe, proprio è chiarissima questa carta, ok? Il paggio di spade di cosa parla lui nei confronti di lei? Di un 3 di bastoni. Qua c'è una distanza anche fisica, mi conferma con il viaggio di prima. Sì, qua c'è una distanza fisica, un'attesa coinvolta in questa situazione, un 2 di spade, che te lo dico a fare, l'incertezza, l'indecisione, che faccio, che non faccio, la spio, non la spio. Il 3 di bastoni ci parla anche, no, magari lui fa anche surf, che te lo dico a fare. Quindi ci parla anche, magari si è allontanato per andare, che ne so, alle Canarie a fare surf, ok. Ma a parte questo, quindi nel frattempo la guarda da lontano, quindi il paggio di spade ci parla proprio della distanza che viene messa a osservare le cose da lontano prima di prendere la scelta, la decisione del due di spade, affinché si possa togliere la benda e agire in conformità di quello che si sta sentendo, ok? Ok, il 7 di bastoni, per favore, di cosa parla? Del 5 di bastoni, quindi questa persona, ok, mo ti dico, di nuovo il 3 di bastoni. Allora ti dico che per molti di lui ha preso le distanze da circostanze e persone che non vibrano più alla frequenza di quello che vuole fare lui, ok? Quindi il 7 di bastoni ci parla anche di lotte, tante lotte. Il 3 di bastoni la voglia di guardare avanti anche rispetto a queste lotte, che sono poi lotte intestine, sono lotte interne, diciamo, propedeutiche a fargli capire effettivamente quali sono i veri obiettivi del cuore che ha. Quindi io vedo molto qua col 7 di bastoni, lui prende le distanze dalle conflittualità, 5 di bastoni, ok? Che possono essere state messe anche da una distanza che c'è stata tra di loro, o anche il fatto che le conflittualità che hanno portato alla distanza, ok? Anche con altre persone, si prendono le distanze, 7 di bastoni, da altre persone con cui si è in conflitto rispetto ai veri suoi desideri, ok? Il cavaliere di coppe, di cosa ci parla questo perdono? Questo cavaliere di coppe? Perdono perché si è comportato una schifezza, 7 di spade, lui lo sa. Allora,
Perdono dall'essere scappato, dall'essere sfuggito, dall'essersi comportato male, aver mentito, aver tradito, aver tutto quello che concerne un sette di spade e un cavaliere di denari. Lui ha mentito e se n'è andato, il cavaliere di denari qui, quindi perdono rispetto alla distanza anche, non ti ha raccontato la verità del fatto che ha potuto tardare. Magari questa verità, ragazze mie, specialmente per alcune persone che hanno a che fare con persone che dovevano realizzarsi sul piano lavorativo, ok? Questo l'ho detto spesso in alcuni interattivi. A volte la persona, soprattutto un lui, ha necessità di realizzarsi sul piano lavorativo e quindi vanno via, la distanza, eccetera. Poi in questa distanza si insinuano relazioni karmiche già destinate, anche quelle rispetto a una fiamma che sta lì. No, ad aspettare, comunque sia, succede questo, ma sono tutte conformi a un ciclo karmico che deve, a cui non ci si può sottrarre, ok? Quindi chiedere scusa perché? Che ci ha messo anche tanto tempo a chiedere scusa a questi comportamenti sbagliati, qualsiasi essi siano, ok? Ok, adesso andiamo a vedere, quali carte ci mettiamo alle ragazze? Io volevo mettere queste, però mi piacciono pure queste ogni volta con queste carte, ma non lo so, vediamo. Senti, ci metto queste, ci volevo mettere queste, ma quelle ce le mettiamo dopo. Ok, allora, tu stai riprendendo? Sì. Allora, andiamo a vedere per le mie ragazze il nostro divino femminile. Il nostro divino femminile. Cosa accade al nostro divino femminile in questa settimana? Che va dal 1° al 7 marzo. Prima a 7 marzo. Ok, allora, nostra lei, cosa accade dal 1° al 7 marzo? Di cosa parla tutto quello che abbiamo detto prima su di lei? Di cosa parla? Cosa accade a lei? Vabbè, abbiamo un carro. Vabbè, qua comunque, ragazze mie, abbiamo un carro come partenza, il 6 di bastoni, quindi si trionfa. In cosa si trionfa? Cosa accade a lei in questa settimana? Questo avanzamento, questo trionfo, in che cos'è? Carro e poi cosa parla? 6 di denari, si riporta l'equilibrio qui, eh? Laddove è mancato si riporta. Ok. Cosa accade? Asso di bastoni, carta canta. Wow, ragazzi, qua si accende qualche scintilla. Ok, allora, cosa accade a lei in questa settimana? Vediamo. Paggio di bastoni, quante comunicazioni in questa settimana, ragazze? 7 di spade. Allora. Allora, io mo ti dico una cosa, qua viene messo l'equilibrio con questo 6 di denari rispetto a dei comportamenti, cioè qua lei ha il trionfo rispetto a dei comportamenti di qualcuno, o sono anche se stessa, rispetto a dei comportamenti di qualcuno che lei ha pensato male, di cui ha pensato male. Abbiamo visto il 7 di spade pure qua di fondo mazzo, Quindi ci dice, allora, io cosa vedo in questa settimana? Questa settimana ci sarà un avanzamento con il carro, che parla proprio di trionfo rispetto a delle dinamiche che sono state in disequilibrio precedentemente. Infatti abbiamo un 6 di bastoni che ci parla del riportare proprio un equilibrio, qualcuno che arriva a portare un equilibrio, ma lei stessa che è generosa e porta un equilibrio. Abbiamo un asso di bastoni, ciò vuol dire che si accende la passione, un nuovo inizio in qualcosa, anche attività lavorative ci vedo molto qua con questi bastoni e questi denari. Un nuovo inizio in qualcosa, proprio un'opportunità che arriva e un messaggio che arriva, un paggio di bastoni che parla proprio di nuovi inizi, voler esplorare situazioni nuove, voler esplorare fuori dai confini con entusiasmo, con gioia, con determinazione. Questo 7 di spade ci parla di comportamenti sbagliati, di bugie che sono state dette, di qualcosa che è inerente a proprio dei comportamenti. Il 7 di spade sapete che è il ladro, no? Colui che ruba, che non si sa prendere la responsabilità delle cose. Beh, rispetto a questa carta noi abbiamo un 6 di denari, viene portata all'equilibrio rispetto a questi comportamenti sbagliati, o da lei o da lui, ok? Adesso andiamo a vedere, quindi avanzamento rispetto a questo 7 di spade, avanzamento, risoluzione, ok? Vediamo il carro di cosa parla, avanzamento per cosa? Love, amanti.
c'è un avanzamento qua, ragazze, molte di loro ricevono un avanzamento sull'amore, perché c'è un equilibrio qua col 6 di denari viene riportato, Qua avanzamento su un rapporto molto importante, e qua rispetto a una distanza col 3 di bastoni che c'era da questo rapporto. C'è anche un carro che arriva da lei rispetto a una distanza, qua pure abbiamo visto il 3 di bastoni. E quindi c'è la risoluzione di tante difficoltà rispetto a una distanza che c'era, un'attesa che c'era, e c'è un avanzamento in merito a questo. Wow, ok. Adesso ci andiamo a mettere un'altra carta del 6 di denari, questo equilibrio che viene riportato rispetto a cosa? Il 6 di denari di cosa ci parla? Il 6 di denari di cosa ci parla? Di cosa ci parla il 6 di denari? Il mondo non si è fermato mai un momento. Ok, parte i miei stacchetti pubblicitari, qua si inizia un nuovo mondo rispetto al fatto che viene rimesso l'equilibrio in tante diverse circostanze. Un nuovo mondo insieme, un nuovo mondo a prescindere. Il 6 di denari ci parla dell'equilibrio che viene raggiunto, e grazie a quell'equilibrio che viene ridato, rimesso, si inizia, ci si appresta ad andare verso un nuovo mondo insieme. Ma già lei lo fa di per sé. Wow, 9 di denari, ragazze, perché siete completamente nel vostro potere ritrovato. Siete abbondanti, molte di voi hanno molto successo a livello lavorativo, hanno raggiunto degli obiettivi importanti a livello lavorativo, quindi siete generose, sentite un nuovo mondo aprirsi davanti a voi grazie al fatto che siete abbondanti in piena regola sul punto di vista proprio psicofisico. Vi godete della vita, siete goderecce, ecco perché molte di voi attraggono appunto una persona proprio perché sono nella frequenza alta, che non hanno bisogno della persona, ma bensì con l'altra persona possono solo condividere la loro integrità, interezza, ok? Che è proprio l'unione di fiamma. Quindi qua viene rimesso un equilibrio, e soprattutto qua io vedo le ragazze in un nuovo mondo pieno di abbondanza, un'abbondanza totale, sì. Wow, adesso qua ci sono anche delle opportunità lavorative e creative, ragazze mie. Molte di voi si sposteranno per dei viaggi verso qualcosa che le piace fare proprio, che hanno già rimandato da tempo, come diceva sta carta qui, E questa iniziazione, voi farete qualcosa nella pratica, nella materia, in questa settimana che avete aspettato tanto a fare, spingersi al limite, qualcosa di rischioso, perché voi sentite dentro di aver già fatto il vuoto dentro di voi, non potete più reprimere ciò che siete, diventate flessibili verso voi stesse, ok? Allora, l'asso di bastoni di cosa ci parla? Questo nuovo inizio in che cosa? Per le mie ragazze, i ragazzi, l'asso di bastoni, nuovo inizio in cosa? Cavaliere di coppe, ragazze, non ci credo. Qualcuno viene a chiedere scusa qui, Ma le vedete pure voi le carte, no? Quindi qua abbiamo un cavaliere di coppe, un nuovo inizio con una comunicazione che avviene grazie a una comunicazione emotiva che fa qualcuno e voi ricambiate, Qua c'è un cavaliere di coppe e un cavaliere di coppe, quindi abbiamo un nuovo inizio grazie al fatto che si riaccende la passione per voi perché qualcuno apre il cuore, c'è una comunicazione emotiva. Era rispetto a sì, qua c'è un 4 di denari, ragazze mie, perché questa è una persona che non ha potuto mai dimenticarvi, che è una persona che vuole costruire con voi, si parte da una comunicazione emotiva e anche passionale. Wow, ok. Adoro questo nuovo mondo. E questo paggio di bastoni, questo messaggio che arriva, che fanno di cosa parla? No, ragazze, non ci credo, 2 di coppe, dai. Sono caldo già. Sono caldo, mi devo prendere l'acqua frizzante fredda adesso, non biscottino. Qua c'è un paggio di bastoni, ragazzi miei, un messaggio che arriva che parla d'amore. Chiaro. Cioè, ma come sono chiare oggi queste carte? Con tanta forza. Qua c'è qualcuno che prende il coraggio, perché la forza è anche il coraggio di fare l'azione, l'abbiamo già visto, dopo tanto tempo che è stato nell'oscurità, perché segue esattamente il suo sentire. Wow, ragazze mie, allora, vi stavo dicendo un'altra cosa importante, mi sono dimenticata. Sì, qua molte single ricevono dei messaggi di persone che le hanno guardate a lungo prima di agire, che le vogliono conquistare, ok? Abbiamo troppe carte di comunicazione e poi qua parlano proprio da sole. Voi siete, le ragazze sono nel pieno del potere, ma questa è l'energia yin, quindi vale anche per i maschietti ovviamente. Cioè seguono proprio il flusso, questa repressione, quindi qua mi dice con queste carte qui che la maggior parte delle ragazze che stanno guardando, dei ragazzi, è giunto il momento di far esprimere con flessibilità ovviamente quello che si sente dentro, quindi ok, l'abbiamo convalidate con i tarocchi, ok.
alcune chiameranno, manderanno messaggi, e qua c'è proprio comunicazione dopo il momento di separazione, che può essere anche proprio di persone che non conoscete ma che loro conoscono voi, ok? Che si fanno avanti, ok. Wow, ragazze mie, questa è una bellissima settimana, meno male, ok. Allora, aspetta ragazzi, devo andare a scaricare questo video, mo vengo, eh. Eccoci qua, ragazze mie, scaricato il video, ho mangiato 2 o 3 biscottini e un po' d'acqua frizzante perché già mi stavo infervorando come al solito. Ecco, quindi ragazze mie, andiamo subito a vedere adesso che cosa accade nei pensieri di lui in questa settimana, che va dall'1 al 7 marzo. Vediamo nei pensieri di lui cosa c'è. Nei pensieri di lui cosa c'è? Nei pensieri di lui cosa c'è? Pensiero di lui. C'è lei. Nei pensieri c'è lei, c'è la sua regina di denari, c'è una donna forte, determinata, che pregna nel suo lavoro, in contatto con madre terra, con madre natura. È proprio colei che ti ho detto qua che ha raggiunto anche dei successi lavorativi e lui lo sa, l'ha osservata anche da lontano, per molte di lei è così. E quindi c'è una donna con cui lui la vede stabile, solida e seria, mi cade sotto il 6 di bastoni, che vuole conquistare o riconquistare. Diamo il fondo mazzo ai 10 di denari perché con lei vuole la stabilità, pensa che con lei vuole la stabilità, vuole la famiglia, vuole assolutamente riconquistare questa donna. Ok, datemi una specifica su questa donna, la regina di denari. Non ha dubbi, asso di spade, anche chiamata, non ha dubbi. Re di bastoni. Mi fate venire caldo in queste stese, ragazze. Sì, la vuole conquistare a tutti i costi, non ha dubbi. Siccome qua la vedo, no, un po' sui fatti suoi, un po' così, no? Questo qua che la osserva da lontano, cioè proprio vuole sguainare le mazze. Vabbè, cioè nel senso vuole proprio conquistarla, non ha dubbi a riguardo. Wow. Ok, mi date la parte emotiva di lui, visto che sta così bello frenetico. Ok, vediamo. Cos'è la primavera? È la primavera che ti fa così frenetico, come una farfallina? Ok, diciamo più un rinoceronte, una zebra, vabbè. Ok, una tigre. Allora, vediamo un po' cosa proverà lui in queste settimane. I sentimenti, le emozioni. Le emozioni, qua abbiamo la papessa. Qua lui lascia guidare nelle emozioni dal suo intuito si lascia guidare in questa settimana, sì, perché qua abbiamo un 7 di coppe, no? Allora, quale strada prendo per fare questa riconquista? Come devo agire per fare questa riconquista? Se vado nella mente, qua mi cade sotto il paggio di spade, vado in confusione. Se la osservo da lontano, se magari uno non la vede da tanto tempo, lo osserva lontano, magari la vede felice, la vede sulle sue, la vede che sta andando bene per la sua vita, allora lui può essere un po' timorosa, ma allora forse non è il momento giusto, forse non è così. Beh, al bando questa confusione, la strada migliore gliel'ha detta il suo intuito. La papessa dice colui che segue, chiude gli occhi e segue il suo intuito. Al bando ogni tipo di controversia che può giungere se ci si sta troppo nel mentale. La papessa di cosa ci parla? Ancora nello spazio emotivo. La papessa e Papa non ci credo, ragazzi. Un'unione spirituale fuori da ogni dubbio. Papessa e Papa. Lui sentirà il suo intuito che gli dice che quella è la strada del risveglio, lei è la strada del risveglio. Il Papa ci parla anche della relazione stabile che vuole con questa persona, te l'ho detto anche prima, famiglia, casa, moglie. E quindi seguirà il suo intuito per andare verso la luce. Il Papa gli detta proprio che io, seguendo il mio intuito, ricevo integro quella lezione spirituale che mi ha potuto tenere lontano, non prendermi la responsabilità delle mie azioni, di conseguenza seguo l'intuito perché con lei voglio una relazione stabile. Il Papa, fondo mazzo, vediamo. Eremita, questo è stato parecchio tempo a pensarci su. Quindi l'eremita sono 3 carte arcani, ma 3 arcani maggiori sulla parte emotiva, ciò significa un lavoro interiore epocale. Non a caso qua abbiamo iniziazione, cioè guardate come si chiamano tutte le carte. Quindi l'eremita è colui che fa uno spazio dentro se stesso e si lascia guidare dalla ricerca interiore che ha fatto e sa che l'unico modo per agire al meglio, per avere questa iniziazione e fare il salto di fede è seguire l'intuito. Wow, ok. Wow, ok, adesso andiamo a vedere cosa pensare. No, 2000 carte, no, vi prego. Ok, mi è uscita quota e 6 di coppe, ma va. Allora, vediamo, battiamo un attimo.
prima di fare la domanda. Ok, allora, cosa penserà lei in questa settimana? Qual è il pensiero di lei? Una alla volta, guarda, mi vogliono uscire per forza. Guarda, va bene, sono le stesse sono, ragazze. Ragazze, sono diavolo, 6 di coppe e ruota. Lei penserà che sta arrivando un cambiamento rispetto a questa sua persona del passato. 6 di coppe. Il diavolo ci parla dell'energia, della voglia anche, non solo dell'ossessione a livello mentale, ma non è un'ossessione qua con la ruota, cioè nel senso il cambiamento anche dell'ossessione, il cambio ruota dell'ossessione, il diavolo che ha nei confronti della sua persona del cuore, se di coppia, della sua persona del passato o comunque sia il cambio dell'ossessione, ok? Cioè non è più ossessionata. Fatto sta che il diavolo ci parla anche della forte passione che lei ha, forte attrazione che lei produce nei confronti di lui, no? Perché qua abbiamo anche una donna, questo bisogna validarla anche questa cosa. Ti ho detto che qua c'è passione, là prima era uscito il re di bastoni, quindi lei penserà, nello spazio del pensiero, penserà c'è tanta passione rispetto a questa sua persona del passato col 6 di coppe e pensa che sta arrivando un cambiamento. Ruota, le mettiamo tutte e tre qua, ok, le mettiamo tutte e tre qua, fondo mazzo, sì, re di denari rispetto a lui, re di denari, regina di denari, quindi mi cade sotto il carro, cioè vuol dire avanzamento rispetto a questa sua persona del passato, per cui ha tanta passione, un cambiamento rispetto alla situazione che se non si muoveva, siccome mi cade sotto il carro, si muove in conformità proprio di questa persona, o questa persona che si muove, il re di denari, una persona seria, una persona stabile, e che è arrivato il momento che questa persona sia stabile e seria, in questa veste lo vediamo come una persona seria del re di denari. Ok, cosa proverà lei in questa settimana? Cosa proverà lei in questa settimana? Lo spazio emotivo, lo spazio emotivo, nello spazio emotivo, cosa prova lei in questa settimana? Cosa proverà nello spazio emotivo? Qua abbiamo un allontanamento emotivo, qua abbiamo un 8 di coppe. Nello spazio emotivo, vediamo che sta succedendo appeso. Allora ragazze, allora vale per alcune, vale per alcune. Allora, alcune di loro si allontanano per guadagnare un punto di vista diverso e per cambiare prospettiva, si allontanano a livello emotivo. Ok, si allontanano a livello emotivo per fare cosa? Perché mi cade sotto il 6 di denari, per riportare l'equilibrio emotivo. Ok, si allontanano, molte di loro si allontanano emotivamente da una circostanza, dalla situazione che riguarda una persona specifica perché magari si è atteso tanto e soltanto questo allontanamento può riportare un equilibrio emotivo. Ok? E questo genera, per alcune di loro c'è un allontanamento emotivo, si slacciano da una cosa del passato e arriva una persona nuova, me lo confermano queste due carte, che le vuole conquistare a tutti i costi. Ok, andiamo a chiedere una specifica qui. Oppure ragazze, per alcune che si sono già allontanate a livello emotivo per tanto tempo, ok? Per coloro le quali si sono allontanate a livello emotivo da tanto tempo, loro sentono l'avanzamento con questa persona grazie al fatto che si sono allontanate dalle energie tossiche relative all'attaccamento. Fammi mettere un'altra carta sullo spazio emotivo, l'otto di coppe, di cosa ci parla? Eccola. Sì, due di coppe, fondo mazzo, cavaliere di coppe. Ragazze, per molte di loro che stanno lavorando con la legge di manifestazione di attrazione fatta bene, loro vedono che allontanandosi emotivamente dalle situazioni stagnanti, quelle che le hanno portate giù a livello di frequenza, riportano l'equilibrio nella relazione e si aprono alla comunicazione emotiva che può arrivare da lui se stanno manifestando, quindi questa comunicazione emotiva, ma perché sono loro che sono state flessibili nel riconoscere la loro interiorità e arriva questa comunicazione emotiva. E si sono allontanate da circostanze che emotivamente le tiravano giù rispetto all'unione con una persona specifica. Quindi loro, mi cade sotto il 6 di denari, riporteranno l'equilibrio nella parte emotiva laddove si sono allontanate e il merito di essersi allontanate verrà premiato proprio perché si apre la comunicazione emotiva o loro oppure arriva la persona ovviamente nella manifestazione che gli rende palese questo merito che hanno avuto di allontanarsi da ciò che non gli serviva a livello emotivo, situazioni di attaccamento, di controllo, di possesso. Ok,
E di cosa mi parla questo asso di bastoni? Quindi, anzi no, scusatemi, che sto dicendo? Sì, mi cade sotto l'asso di bastoni, voglio capire le azioni che farà lei quali sono? Le azioni che lei farà. Le azioni che lei farà. Sì, qua c'è la giustizia che vi ho detto, le azioni sono tutte conformi a riportare l'equilibrio, lei taglia ciò che non serve, la giustizia divina entra in gioco sulle azioni di lei e ciò vuol dire che ti viene dato ciò che ti è stato tolto grazie a come ti stai comportando, perché stai pesando tutto e quindi stai andando incontro al tuo massimo bene, facendo il vuoto. Sì, sì, le azioni sono conformi a 10 di coppe, tutte le azioni che farà lei sono conformi a riportare l'equilibrio e la felicità. 10 di coppe. Wow, ok, voglio capire adesso le azioni che farà lui quali sono. Le azioni che vuole fare lui quali sono. 8 di bastoni, vuole chiamarla. Mi cade sotto il 7 di bastoni, quindi 7 e 8. Ha preso le distanze dalle energie che non gli servono più e vuole comunicare con lei. 8 di bastoni, 8 di coppe pure qua, quindi si è allontanato da situazioni, me lo conferma, che non gli appartengono più e questo mi conferma anche l'8 di coppe dopo l'allontanamento emotivo che c'è stato, che non era vero, ok? E lui vuole chiamare 8 di bastoni. Di cosa parla questa comunicazione dell'otto di bastoni che lui vuole fare a lei? Di cosa parla? Del 6 di coppe, è uscito pure qua, parla della riconciliazione con la sua persona del passato, parla della riconciliazione di questo amore che ha sentito al di là di tutto, sempre e comunque. 3 di denari ci dice la voglia proprio di ripartire insieme e trovare soluzioni che vadano bene per entrambi. La collaborazione, wow! Ok, allora... Allora, fatemi capire qual è il risultato di tutte le azioni di lei in questa settimana. Il risultato di tutte le azioni di lei qual è? Il risultato di tutte le azioni di lei, per favore? Gli amanti, ragazze, qua il risultato è l'amore, ragazze. Qua c'è la riconciliazione per molte di lei. Qua c'è gli amanti, significa proprio, che ti devo dire? Il risultato di tutte le azioni di lei, qualsiasi cosa farà lei in questa settimana è conforme alla riconciliazione, all'unione d'amore con una persona importante. Fondomazzo, eremita, dopo tanto tempo, tutte le azioni che farà lei, sia che lo veda oppure no, sono conformi all'unione con la persona del suo cuore che sente proprio pura e pulita. E quindi questa sa il viaggio interiore che ha fatto, l'ha portata a capire che la manifestazione della sua persona del cuore poteva avvalersi soltanto di un giusto lavoro interiore fatto bene, riconoscendo le proprie ombre e non proiettarle più all'esterno. Wow, ok. Fatemi capire un'altra specifica sugli amanti, per favore. Qua c'è un 4 di coppa al contrario, non si perde più alcuna occasione. E 5 di coppe, non si perde più nessuna occasione che riguardi i sensi di colpa, l'abbandono. Cioè, praticamente lei con questo allontanamento emotivo dell'8 di coppe si allontana da ciò che non le serve più per entrare nel potere. Abbiamo visto prima un 9 di denari, no? Quindi lavora bene su se stessa perché non si perde più alcuna occasione rispetto al fatto che prima l'occasione, il 4 di coppa, al contrario, la poteva perdere se si fossilizzava sui sensi di colpa o sull'abbandono. Adesso lei non lo fa più. Non a caso abbiamo giustizia nelle azioni e amanti come epilogo delle sue azioni. Il re di denari rispetto a una persona specifica non si focalizza più sul senso di perdita, di abbandono e sulle occasioni mancate, quante se avessi avuto, se fossimo stati, se lui fosse stato. No! Ecco perché lei ha la vittoria in questa settimana, mi spiego? Non va ad alimentare più nessun pensiero negativo, perché è pregna di se stessa. Re di denari, ok. Wow, ok, adesso vediamo qual è il risultato di tutte le azioni di lui in questa settimana. Il risultato di tutte le azioni di lui in questa settimana sotto questo cavaliere di coppe? Il risultato di tutte le azioni di lui in questa settimana qual è? 3 di coppe, ragazze, qua avviene una riconciliazione, un invito a cena, un qualcosa. Qua regina di spade, di nuovo mi era uscita pure qua. Riconciliazione con la donna con cui vuole costruire, se ci sono state altre situazioni coinvolte o altre donne, proprio chiedere scusa per queste altre donne coinvolte. Anche lui può avere un certo timore ad affrontarla, ma non ha più paura proprio perché sente questo amore. Un'altra carta sul 3 di coppe, per favore.
perché ha avuto una trasformazione, non ha più paura di niente, c'è la morte qui, anche la chiusura di altre situazioni se ci sono state in mezzo con altre persone. Il 2 di denari proprio perché la trasformazione è dovuta al fatto che ci potevano essere anche altre persone coinvolte, e la trasformazione è dovuta anche al fatto che lui ha capito come ristabilire le proprie priorità. Magari prima ha dato poche priorità a lei, aveva dato la giusta priorità, e quindi adesso c'è una trasformazione rispetto all'instabilità dovuta proprio a questo. Wow, ok, tu stai riprendendo? Sì. Mamma mia, bellissimo ragazzi anche questa settimana, eh? Ok, mo andiamo a vedere con queste. Allora, mo ti metto un angelo del cuore. Guarda che ti dico, aspetta. Allora, mi date una carta per le relazioni di fiamma, per favore? Una carta per le relazioni di fiamma. Non 2000 carte. Allora, una carta per le relazioni di fiamma. Una carta per... Guarda, ragazze, riconciliazione. Una persona del passato sta tornando nella tua vita. Ok. Anche le campane, appunto, ci volevano dire, avvalorare questa tesi. Quindi, riconciliazione abbiamo in questa settimana. Ok, adesso io ti vado a mettere. Vediamo adesso, per andare ancora di più nello specifico, nel dettaglio, allora andiamo a vedere che cosa accade. Per sempre chi sa di essere in unione di fiamma, abbiamo già letto tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Adesso per chi sa di essere in una relazione di fiamma, e cioè con le quali non attendono con bisogno, ma attendono mentre la loro vita è piena e gioiscono quotidianamente perché sanno che ciò che chiedono arriva senza bisogno di ossessione, perché ciò che c'è di meglio per te arriva, chiedi e ti sarà dato. E quindi cosa accade? Lui specifico di fiamma, per favore, nei confronti di lei in questa settimana. È focolare, ragazze. Qua c'è un incontro a casa della propria fiamma, o un incontro proprio il focolare domestico, magari vicino al camino, dove ci si può proprio scaldare l'anima e parlare di ciò che non è andato, comunque sia scaldarsi davanti a un camino. Focolare domestico, che poi in 10 denari, questo 10 di quadri. Ancora lui specifico di fiamma nei confronti di lei. Questo 10 di quadri, ancora di cosa ci parla? Lui specifico di fiamma nei confronti di lei. Qua mi dice lei dove c'è stata la privazione, quindi qua per molti c'è una riconciliazione dopo una privazione, che c'è stata anche la riconciliazione dopo altre persone coinvolte. Lui nei confronti di lei. Sì, qua c'è una riconciliazione che parla di qualcosa in malafede. Qua c'è lui che vuole parlare rispetto a delle cose che a lei hanno detto, e vuole mettersi qua, mi viene davanti un camino per parlare e risolvere le questioni. Ancora lui nei confronti di lei, la fiamma. Indiscrezione, Madonna ragazze, qua questo vuole proprio risolvere qualche cosa che vi è stato detto di lui, o che tu pensi male di lui. Ok? Tu pensi male di lui, indiscrezione. Un'altra carta, lui nei confronti di lei. Lui nei confronti di lei. È uscito lui, il consultante. Allora, lui prende le redini nel fatto che cosa vuole fare? Qua c'è indiscrezione, malafede, privazione, tutto ciò che è stato detto si vuole risolvere davanti al focolare domestico. Questo è il senso. Mi dite quindi le intenzioni quali sono di lui nei confronti di lei, ancora nello specifico? Sì, trionfo, pure settimana scorsa è uscita questa, la voglia di riconciliare, un 3 di coppe anche qui. Le intenzioni lui nei confronti di lei. Mandare un messaggio, intraprendenza, fante di cuori, di quadri. Lui nei confronti di lei, ancora le intenzioni questa settimana. Eredità, 5 di cuori, sì, amore. Allora, le intenzioni sono quelle proprio di risolvere qualsiasi tipo di malafede, di inganno che ha portato magari a una separazione davanti a un camino, a un focolare domestico, o a casa, per molte lei a casa di uno o dell'altra. E per nei confronti di lei, come dice a casa di lei, questo mi sta arrivando. Il trionfo, la celebrazione, essere riconosciuti in quanto tale che si dice la verità, questo è il senso. Intraprendenza proprio è mandare un messaggio o comunque sia parlarsi al fine che si arrivi al 5 di cuori, che è l'eredità, cioè che ci parla proprio di qualcosa di vero, ci parla dell'amore come ci parla anche il 5 di quadri, se non sbaglio, di queste carte qui. Ok, un'altra carta rispetto a questa eredità, lui nei confronti di lei.
Viaggio, sì, notizie in arrivo, viaggio, di nuovo uno spostamento. Di nuovo uno spostamento. Qua c'è Fonomazzo Diavolo, è ossessionato dal voler mettere la buona fede davanti a lui. Ehm, Interessante questa cosa, perché è come se o ti avessero detto qualcosa, ecco perché qua ti vedo flessibile anche, no? Sii flessibile, non ti tenere dentro quello che stai covando dentro, appunto. Fai il vuoto dentro te stessa e di le cose con grazia, ok? Di le cose con grazia, di anche cose che non hai mai detto, spingersi al limite, no? Di cose che non hai mai detto, dillo con grazia, iniziazione, perché dire cose che non hai mai detto ti porta all'avvenuta, la sensazione che hai quando dici cose che non hai mai detto e lo dici con fermezza e con anche apertura di cuore, ti porta a suggellare il fatto che ti sei iniziata alla saggezza, ok? Ancora, adesso ci andiamo a mettere queste. Allora, ancora rispetto a queste carte, le azioni di lui nei suoi... Ecco, appunto, mi stava cadendo, non l'ho ancora chiesa, 5 denari al contrario, quindi ci dice già una bella carta, 5 denari al contrario, non l'avevo ancora chiesto e ci dice che non c'è più la sensazione di perdita. Ok, lui nei suoi confronti in questa settimana, chiediamolo anche a queste carte. Lui nei confronti di lei, andiamo a specificare questo, cavaliere di denari, ok, e 5 di spade, sì, qua dopo tanto tempo viene col 5 di spade che ci dice anche l'inganno, no? A svelare l'inganno, ok. Lui nei confronti di lei in questa settimana, una comunicazione costruttiva che va ad eludere l'inganno del 5 di spade. Lui nei confronti di lei, eccola, 10 di coppe, voilà, ecco, casa, benessere, agiatezza, sì. Va a sfatare ogni dubbio riguardo l'inganno in particolare per avere di nuovo la felicità. Sì. Ok, bellissimo. Io adesso ti vado a mettere queste carte qua. Allora, allora, come vede lui lei? Se sei uomo è la stessa cosa, eh? Come vede lui lei? Ecco l'uscita. Indipendenza, ti ho detto che ti vede come una donna indipendente, molte di lei stanno facendo proprio vedere l'avvenuta integrazione della loro praticità, il loro potere nella materia, eh? Indipendente, una donna indipendente, ti vede come una donna allegra, cioè è proprio attratto irresistibilmente da questa cosa. Ancora lui come ti vede? La luna ti sta sognando la notte, ti vede anche come colei che è intuitiva, come di ispirazione, come colei che la luna è anche la donna del passato, tutto ciò che riguarda il passato, ti sta sognando anche di notte. Come ti vede? Eccole, sono uscite due, vediamo una. Il perdono, c'era uscita anche la settimana scorsa, ti vede come colei che sa perdonare e vuole questo perdono, l'abbiamo visto anche qui. Ancora, come ti vede? Ti vede come una guida saggia, che lo sei anche per gli altri, è come se ti vedesse anche da lontano e ti vede una guida anche per gli altri. Ultima carta, cosa prova per te? Cosa prova per te? Cosa prova lui? Lo prendo io. Avrete una rivelazione. La rivelazione. Cioè lui ti verrà a rivelare qualcosa. La rivelazione ci dice anche che tu sei la sua rivelazione. O qualcosa che non si aspettava, o comunque qualcosa che ha capito, ma qua mi parlano di una rivelazione. Ok. Adesso vediamo qual è l'oracolo dello sciamano che contraddistingue questa settimana. Un consiglio per noi tutte. Ragazzi, il gufo. Il gufo ti dice: se ti viene detto qualcosa, non sparare al messaggero, ambasciatore non porta pena. Allora, qualsiasi cosa ti viene detto in questa settimana significa che è qualcosa di importante per l'evoluzione tua e della coppia. Il gufo ti dice, mo te la leggo proprio per farti capire una cosa, è proprio l'animale totem 39, allora ti dice: il gufo ti porta messaggi dal mondo invisibile, ti dice di aprire le orecchie così che tu possa udire la voce dei tuoi antenati e acquisire la loro saggezza facendo la tua.
Allora, quando ti compare questa carta, ti dice nota ogni dettaglio e trova i messaggi nascosti che ti ha portato il gufo. Non sparate al messaggero, siate grati all'amico che vi mostra ciò che fino ad oggi non avete voluto vedere. Osservate tutte le sfaccettature del diamante senza giudicare. Ricordate che quelle che non vi piacciono spesso rispecchiano aspetti di voi che non volete ammettere. Non abbiate paura della verità perché diventerà la vostra bussola. Quindi ragazzi miei, siccome qua ho visto che usciva malafede, indiscrezione, no? Ok, e ti dice non sparare al messaggero. Se qualcuno di voi riceve delle notizie, qua vedo repressione, siate flessibili. Tutto ciò che ricevete dall'esterno è la vostra anima che lo sta chiamando per farvi fare un certo tipo di esperienza. Qual è il succo di tutto? Ok, qua il succo di tutto è la forza come arcano maggiore. Trattenere gli istinti più bassi, facciamo che questi istinti più bassi siano il motore alchemico che salga nei centri superiori, affinché possa aprire tutti i centri superiori. Qua, questa settimana, sono richieste a livello interno il vuoto, dal vuoto al tutto, e tutto ciò che è represso possa convogliare nelle energie superiori. Siamo flessibili in queste circostanze di transizione, andiamo a fare nel mondo passi che parlano di ultimatum, cioè anche di cose che non ci siamo mai permessi di fare, ma solo adesso possiamo fare perché abbiamo un grado di consapevolezza e siamo giunti a poter manifestare un grado iniziatico funzionale alla nostra crescita spirituale. Ok? Wow, ragazze mie, guarda, è veramente intensa anche questa stesa. Quindi, ragazze mie, io spero di esservi stata utile. Noi ci vediamo alla prossima. In questa settimana ho fatto i segni zodiacali per il mese di marzo e non li farò quelli durante la settimana, per un paio di settimane, 3 settimane, insomma vediamo quanto riesco a rifarli di nuovo, e vi consiglio vivamente di guardare quei segni zodiacali per tutto il mese, proprio perché ho messo quelle ombre o quel lavoro interiore su cui basare la nostra progressiva evoluzione in questo mese, ok? Quindi ragazze mie, io vi abbraccio dal profondo dell'anima, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!